L'Absinthe la più grande festa al mondo dedicata all'Assenzio. Si tiene ogni anno in Val de Travere, in Svizzera, il luogo dove l'Assenzio è nato e dove anche quando era illegale si continuava a produrre in segreto. Ogni giugno questa valle si apre al pubblico, distillerie aperte, degustazioni, musei, visite guidate e una lunga festa fino a notte fonda. Anche quest'anno noi dell'Académie d'Absinthe eravamo lì, sulle tracce di una delle bevande più affascinanti e fraintese della storia. Partiamo dall'Italia, ma prima della Svizzera facciamo una breve tappa in Francia, a Pontarlier. Nell'Ottocento Pontarlier era la capitale mondiale dell'Assenzio, con 23 distillerie solo in questo paese. Poco fuori Pontarlier, verso Gorge-Nabbeu, la campagna si apre. Tra caprette nei prati e piante aromatiche, la Distillerie Margueux Champreux, una fattoria vera a conduzione familiare, dove Stéphane Margueux coltiva le piante, le raccoglie e le distilla, come da tradizione. Ci accolgono alle prime ore del mattino e iniziamo la colazione con qualche bicchiere dei loro pluripremiati assenzi. È il modo migliore per cominciare. In questo momento stanno imbottigliando l'Absinthe La Fée 69, che appena prodotto ha un bel verde intenso. Stefan ci spiega con orgoglio che le sue bottiglie portano la dicitura Absinthe Pontarlier e Absinthe du Haut-Doux. Du Haut-Doux. Not Ok. Absinthe de Pontarlier. È una certificazione che possono avere solo pochi produttori. Significa che quell'assenzio è prodotto in questa zona storica con ingredienti e metodi che risalgono alla tradizione del XIX secolo. Prima o poi ci auguriamo che disciplinari simili vengano adottati in tutta Europa. Sarebbe il modo più semplice per distinguere l'assenzio autentico da quello falso. Torniamo al centro di Pontarlier dove si trova la Distillerie Guy. Fondata nel 1890 è l'unica distilleria storica di Assenzio rimasta in città dall'800. Camminare tra i suoi lambicchi centenari significa camminare dentro la storia. Questi strumenti hanno attraversato il proibizionismo del 1915 e quasi un secolo in cui l'Assenzio non poteva essere prodotto legalmente. E sono ancora qui, ancora al lavoro. Dalla distilleria oggi escono riproduzioni fedeli di assenzi storici accanto a novità che vale sempre la pena scoprire. Lo staff della distilleria è composto da veri artigiani che lavorano ancora con ricette e strumenti che risalgono all'Ottocento. Una precisione e una conoscenza che non si improvvisano. Ed è esattamente questa attenzione a fare la differenza tra un assenzio autentico e un prodotto industriale. Cioè il modo in cui si lavora, le materie prime che si scelgono, il tempo che si dedica a ogni singola distillazione. E qui quel tempo lo prendono ancora. Ma c'è una notizia fresca, la Distillerie Guy ha recentemente acquisito la Distillerie Émile Pernot, l'altra grande distilleria di Pontarlier, fondata nel 1889 che vi ho mostrato in un altro video, e dichiarata in liquidazione dopo 137 anni di storia. Lo staff mi svela che nell'accordo sono incluse le ricette originali degli assenzi storici di Émile Pernot e presto verranno riprodotti qui da Guy. L'antico Lambicco e Gros verrà trasportato in questa sede e una nuova area della distilleria ospiterà un museo dedicato alla storia di entrambe le maison. Una notizia che ci rende felici. Pontarlier non è solo memoria, a poca distanza troviamo una delle aperture più recenti della città, la Distillerie Montrier di Marc Bourgeois, in un edificio storico completamente ristrutturato dopo un incendio e trasformato in uno spazio di produzione elegante e contemporaneo. Assenzio, limoncello fatto con limoni siciliani e tanti altri spiriti. Marc ci fa assaggiare alcuni suoi assenzi blanche e anche un nuovo assenzio vert. Questo è stato distillato da pochissimo ed il suo verde è ancora intenso e magnetico. La colorazione di un assenzio verde autentico avviene sempre in modo naturale, si ottiene nella fase di macerazione post-distillazione, quando le erbe aromatiche cedono le loro clorofille al distillato trasparente. Con il tempo, la luce e l'ossidazione si scurirà gradualmente, ma visto l'assenzio così, appena nato, racconta già molto sulla qualità delle botaniche utilizzate.
Una tappa molto attesa, un posto nuovissimo che non era ancora ufficialmente aperto al pubblico. La Maison Elie et Sommier ci apre le porte in anteprima, grazie alla disponibilità di Manon e Dorian, i due giovani fondatori. La grande novità non è solo la distilleria, è il primo vero absinthe bar di Pontarlier. Sembra paradossale, ma la capitale storica dell'Assenzio era fino ad oggi priva di un locale dedicato. L'assenzio a Pontarlier lo si trova nelle distillerie e non nei bar. Arredi eleganti su tinte verde assenzio e una finestra che affaccia direttamente sulla sala degli arambicchi. In menù, accanto ai loro spiriti, alcuni dei migliori assenzi al mondo, tra cui assenzi autentici italiani. Assaggiamo il loro Absinthe Heritage, Vert e Blanche. Sono i loro primi assenzi, ma hanno già un carattere riconoscibile, fedeli alla tradizione di Pontarlier senza essere una copia scontata. Pontarlier ha bisogno di questo, menti giovani che guardano avanti senza dimenticare da dove provengono. Prima di attraversare il confine, un'ultima tappa francese. Le Fourgues, quota 1100 metri. Qui François Monnier gestisce insieme alla moglie Mayra la fattoria distilleria La Semilla e Monnier. Piante aromatiche coltivate biologicamente senza concimi chimici né pesticidi e poi distillate in alambicchi di rame secondo l'antica tradizione. Ogni assenza è una combinazione di piante botaniche distintiva, una gamma ampia dove ognuno racconta qualcosa di diverso. François? Alcuni hanno ricevuto i premi delle Absintiadi, il concorso internazionale di riferimento per l'assenzio autentico. Nella boutique facciamo scorta di assenzi e altri prodotti della fattoria. Qui la qualità degli ingredienti si sente davvero. Quello che si capisce visitando un posto come questo è semplice. La qualità di un assenzio inizia molto prima dell'alambicco, inizia nel campo, nel momento della raccolta, nella mano di chi conosce le piante. E finalmente Svizzera, Val de Travers, dove l'assenzio è nato e dove ci attende l'Absinthe Fête. A Fleurier, nella distilleria ricavata da una chiesa sconsacrata dell'Ottocento, ci aspetta Patrick Grande, un aperitivo e poi una cena a base di fonduta, una festa nella festa, in un luogo che porta ancora su di sé tutto il peso e la bellezza del tempo. Ci addentriamo nell'unica chiesa dove, come dice Patrick, si entra in piedi e si esce in ginocchio. Tutti credono in qualcosa, io credo in un altro Absinthe Grand. Artemisia. Lui. Ciao ciao. Eccoci nella cappella. Ciao ragazzi, Il mitico Patrick. benvenuti. Patrick non si limita a produrre i suoi assenzi. In questo luogo straordinario organizza corsi di distillazione per trasmettere l'arte di produrre assenzio, che qui non è mai stata solo un mestiere. Nella convivialità che solo l'assenzio sa donare, si ritrovano appassionati, distillatori e gente del posto, ognuno con i propri ricordi di quando l'assenzio in queste zone si produceva ancora in segreto. Oltre gli assenzi di Grand, assaggiamo anche nuovi prototipi e vecchie conferme che si trovano soltanto in questa valle, come l'assenzio di End Tripet, introvabile altrove. E finalmente abbiamo occasione di incontrare e di provare il nuovo assenzio italiano di Pierluigi Coppola e del suo socio Riccardo Elefante, l'Absinthe Aeteria, in versione Vert e Blanche. I giudizi da parte di esperti internazionali e gente del luogo sono unanimamente entusiasti, il tipo di apprezzamento che in certi ambienti non si concede per cortesia, un bel orgoglio per l'assenzio italiano. La fondue, un po' di lavoro. La fonduta è un piatto della tradizione svizzera proprio come l'assenzio, un abbinamento eccellente, i migliori formaggi locali e un bicchiere di fata verde, in una valle che da secoli sa come trasformare le risorse del suo territorio in qualcosa di straordinario. Se venite da queste parti è un'esperienza che vale la pena cercare. Questi banchetti che circondano l'Absinthe Fête sono parte integrante della festa. Non solo distillerie e degustazioni, ma persone che si siedono insieme, mangiano, brindano e parlano la stessa lingua anche quando non si capiscono.
13 giugno, il giorno della festa. La navetta gratuita ci porta a Motier. Prima tappa, la boutique della Distillerie du Val de Travers di Christophe Racine. Più che una distilleria è il più grande negozio di assenzio e accessori della valle, con oltre 50 referenze. Il problema che ogni anno ci affligge è che oltre il confine svizzero non è possibile portare molte bottiglie. La maggior parte di questi assenzi non escono dalla valle, li trovi soltanto qui. E degustare un absinthe in questo posto, tra profumi delle erbe aromatiche, è qualcosa che non è possibile ritrovare altrove. Alla Distillerie Beauvais-Lavalotte si respira già la festa. Fondata da Willy Bovet, uno degli storici distillatori clandestini della valle, regolarizzatosi nel 2005. Oggi la distilleria è portata avanti dalla figlia Françoise, con la stessa passione di famiglia. Un brindisi veloce con gli assenzi della distilleria e un saluto agli alambicchi dove avviene la magia. C'era un luogo che volevo visitare da tempo, l'Absintherie du Père François. François Besançon, per tutti Père François, è uno degli storici distillatori clandestini di Assenzio, regolarizzatosi il 1 marzo 2005, il giorno in cui l'Assenzio tornò legale in Svizzera. Ma la sua storia non è solo quella di un distillatore. Nel corso di una vita ha collezionato tutto ciò che riguarda l'Assenzio. Manifesti pubblicitari dell'Ottocento, bottiglie d'epoca, fontane, cucchiai, documenti storici. Oggetti che raccontano ogni fase di questa storia. L'epoca d'oro, il proibizionismo, la clandestinità, la rinascita. Questo è un vero e proprio museo, dove si può sedere, ordinare un bicchiere e guardarsi attorno con calma. L'assenzieria museo è allestita come un bistrò della Belle Époque e tra le varie stanze ogni angolo nasconde qualcosa da scoprire, ogni oggetto ha una storia da raccontare. Un luogo che esiste grazie alla passione ostinata di un uomo che ha deciso che quella memoria non doveva andare perduta. A Couvé ci addentriamo nella nuova sede della Distillerie Lavalotte Martin di Philippe Martin. L'edificio è un casolare del XIX secolo immerso nel verde che fu la casa vacanze di Henri-Louis Pernod, colui che nel 1798 a Couvé partecipò all'apertura della prima distilleria di assenzio documentata e poi nel 1805 a Pontarlier fondò la Pernod Fils, la più importante distilleria di assenzio al mondo. Philippe ha ripreso nel 2014 la distilleria di suo padre Francis, che durante il proibizionismo distillava clandestinamente nella vasca da bagno. Ci prepariamo un bicchiere di assenzio alla fontana gigante sul terrazzo, circondati dalle piante di artemisia. Sorseggiamo il suo nuovo absinthe nato in collaborazione con la figlia. E ci parla dell'Henri Barrique, un nuovo assenzio invecchiato 4 anni in botte, riutilizzando botti che in precedenza contenevano brandy, sciroppo d'acero e poi una birra artigianale. Grazie Philippe per questa creatività. A Couvé facciamo visita alla distillerie Artemisia di Claude Labugnon, ma all'ingresso mi stoppo per una graditissima sorpresa, una fontana ricavata da un barile del latte con rubinetti multipli, rubinetti per l'acqua ghiacciata e rubinetti per l'assenzio. La clandestine blanche e la clandestine verte scorrono e ci si serve da soli. Per un assenziofilo è un sogno. Nella boutique si trova tutta la gamma della distilleria, ma non solo. Bicchieri, cucchiai, libri sull'assenzio e una selezione di prodotti gastronomici all'assenzio. Insaccati, marmellate, dolci, tutto quello che serve per portare a casa un pezzo di questa valle. Bugnon ci fa assaggiare anche una novità, l'Absinthe Eau de Mer, un assenzio edizione limitata nata dalla collaborazione con la distilleria Prince d'Absinthe della Repubblica Ceca, 2 interpretazioni artigianali dello stesso assenzio. Ma qui troviamo un ospite speciale, Monsieur Jean Rodriguez, discendente della famiglia Legler-Pernod, una delle grandi maison dell'assenzio dell'Ottocento, una famiglia legata ai Pernod da matrimoni e interessi commerciali nel cuore stesso dell'industria dell'assenzio. Jean Rodriguez ha portato con sé documenti originali, manoscritti e fotografie storiche, materiale autentico che non si trova nei libri di storia, una memoria che rischiava di andare perduta, ma per fortuna c'è chi l'ha custodita.
A Fleurier, distillerie, stillerie. Un sacco di assenzi dai più classici ai più particolari. E qui avviene la magia. Sulla stessa strada, che è molto animata, incontriamo anche l'alchimista ticinese, finalmente qualcuno con cui parlare in italiano. Il suo alambicco del 1900 produce grappe, gin, assenzio, ma è il liquore all'uovo e artemisia che ci conquista. Liquore all'uovo con assenzio. Beh, interessante. E poi una capatina anche allo stand della Fall, prodotti fuori dall'ordinario ma che vale la pena scoprire. La festa porta con sé una nuova generazione di distillatori, che non si limita a replicare la tradizione, ma la reinterpreta con uno sguardo contemporaneo. Approcci diversi, qualche sperimentazione, ma l'assenza autentico si riconosce sempre. Una rapida sosta all'Absinthe dell'Herboriste a Fleurier. Pierre-André e Cosette Virgilio distillano da una ricetta tramandata da 3 generazioni, con 13 piante. Una delle poche distillerie che nasce da un'antica erboristeria di famiglia. Ci spostiamo alla Brevin, tra le fredde montagne verdi a perdita d'occhio. L'aria qui ha un sapore diverso. È qui che Philippe Genot produce il suo assenzio, nella distilleria La Chelle-Rose, un nome che dice tutto, la calorosa, in contrasto perfetto con i freddi inverni di queste zone. Ma Philippe non è solo distillatore, annessa alla distilleria c'è la Formageria des Agnets, latte crudo locale, metodi artigianali, stagionature fatte con la stessa pazienza e la stessa cura con cui si distilla un buon assenzio. 2 mestieri diversi, una stessa filosofia. Inutile dire che torniamo a casa con un bagaglio un po' più pesante del previsto. Ultima visita a Boveres, l'essiccatoio dell'Assenzio, costruito nel 1893 e dichiarato monumento storico. Qui si essiccavano le piante aromatiche, tra cui l'artemisia, prima che arrivassero all'alambicco. All'interno una rappresentazione teatrale ci porta indietro nel tempo. Mais ça coûte cher, ces machins. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive. Nella struttura in legno originale sono esposti attrezzi agricoli, carrozze, carrucole e oggetti legati alla coltivazione delle piante aromatiche. Un pezzo di vita quotidiana di questa valle nell'epoca d'oro dell'Assenzio. Tra gli stand, artigiani locali propongono le loro creazioni, fontane per assenzio in ceramica, oggetti che dimostrano come questo distillato abbia ispirato nel tempo anche altre forme d'arte e artigianato. Un edificio che custodisce qualcosa di importante, la memoria di come tutto cominciava. Prima dell'alambicco, prima della distillazione, c'era, e c'è ancora tutto questo, le mani di chi coltivava, raccoglieva ed essiccava le piante con cura. Un ultimo bicchiere alla Maison de l'Absinthe di Motier, il museo dell'Assenzio di cui vi ho già parlato in altri video. Alla fontana gigante nel cortile, come sempre, si incontrano amici vecchi e nuovi. Qui cultura e passione per l'Assenzio si incontrano naturalmente. La sera il Parc Girardier di Motier si trasforma, i tavoli occupano il prato, il bar dell'Assenzio è in funzione e i food truck servono da mangiare. La musica accompagna la festa fino a tardi. L'Assenzio unisce le persone e mentre tutto questo accade è facile rendersi conto di cosa questa giornata rappresenta davvero. L'Absinthe Fête non è solo una festa, è la dimostrazione annuale che attorno all'Assenzio esiste un mondo vivo, appassionato e capace di crescere. Tutto questo accade mentre in Italia e in gran parte del mondo la stragrande maggioranza delle persone non ha ancora idea di cosa sia il vero Assenzio.
Ignara di meritare prodotti di qualità come quelli che vengono qui celebrati ogni anno. Ma ogni anno che passa la conoscenza si diffonde un po' di più. Ogni bottiglia di Assenza autentico che raggiunge un bicchiere nuovo è un piccolo passo. E ogni giornata come questa, dove istituzioni, distillatori e comunità locali lavorano insieme per tenere viva una tradizione che non ha mai smesso di esistere, è la dimostrazione che questo mondo esiste, è vivo e vale il viaggio.